Semifreddo variegato ai frutti di bosco, un dessert freschissimo, perfetto per queste giornate molto calde, un dolce molto molto buono, senza glutine naturalmente perché non c'è farina, non ci sono amidi e tutto sommato c'è poco zucchero. È un dolce che si presta sia come freschissima merenda che come dessert dopo pasto. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Ho iniziato con la preparazione dei frutti di bosco. Ho cotto 200 grammi di frutti di bosco congelati, li ho cotti per circa 15 minuti su fiamma media. Non ho aggiunto zucchero, questo ha fatto sì che questo inserto, diciamo questa variegatura, congelasse un po' di più durante appunto il riposo in freezer, ma non ho caricato troppo la preparazione di zuccheri. Se volete potete aggiungere 60 grammi di zucchero nei frutti di bosco. Poi sono passata alla preparazione della pata bomb. Ho fatto cuocere lo sciroppo a 120 gradi. Nel frattempo ho recuperato i due tuorli da due uova medie, li ho versati in una ciotola e ho iniziato a montarli con la frusta. Quando lo sciroppo era pronto, l'ho versato tutto in una volta sopra i tuorli, evitando di fare cadere lo sciroppo sulle fruste in movimento, perché altrimenti schizza da tutte le parti e essendo uno sciroppo caldissimo si rischia di bruciarsi. Per fare lo sciroppo a 120 gradi serve un termometro per alimenti apposito, se non lo avete dovrebbe essere circa 5-6 minuti di cottura, dipende dalla casseruola anche nella quale lo cuocete. Nel frattempo vi ricordo il mio libro I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon, lo trovate sia in italiano che in francese, trovate al suo interno 99 ricette di dolci tutti senza glutine e senza miscele industriali. Vi lascio qui sotto in info box il link così potete dargli un'occhiata se vi fa piacere. Una volta montati i tuorli con lo sciroppo di zucchero fino a quando non diventano così chiari e spumosi, tra parentesi questa è una tecnica di pastorizzazione dei tuorli a freddo, cioè senza dover cuocere la crema sul fuoco, e viene utilizzata quindi per pastorizzare le uova. Quindi dicevo, una volta ottenuto questo composto così ben spumoso, chiaro e ben montato, ho proceduto allo stesso identico modo per montare gli albumi. È facoltativo, potete utilizzare tranquillamente gli albumi aggiungendo solo lo zucchero, io ho preferito però fare la pastorizzazione completa e ho proceduto direttamente allo stesso modo fino a quando non ho ottenuto una meringa molto setosa e che tiene la forma. Come vedete, capovolgendo la ciotola la meringa non cade. Fatto questo, ho dovuto semplicemente incorporare la meringa alla montata di tuorli e sciroppo. Ho amalgamato i due composti con una spatola. E infine ho montato la panna. Questa è della panna non zuccherata, potete utilizzare panna fresca o panna tipo pla, ma non zuccherata, altrimenti il semifreddo diventa veramente troppo stucchevole. Una volta montata anche la panna, l'ho incorporata al composto. La panna non deve essere proprio montata benissimo, deve rimanere leggermente più morbida. Se fa troppo caldo e vedete che fa fatica a montare, conservate la panna con tutta la ciotola in freezer per circa 10-15 minuti e riprendete nuovamente a montare con le fruste. Vedete che si riesce a fare.
Questo è il tipo di composto che bisogna ottenere, omogeneo ma ancora leggermente colante. Poi sono passata alla preparazione dei frutti di bosco, non li ho frullati, potete frullarli e setacciarli e utilizzare solo il liquido che poi variegherete nel semifreddo una volta versato negli stampi. Ho preferito mantenere dei pezzetti di frutti di bosco, quindi l'ho solo schiacciata con una forchetta. Poi sono passata alla composizione del semifreddo. Io ho utilizzato questo stampo in silicone che si chiama Vortice, è molto carino di forma e dà come risultato delle monoporzioni molto simpatiche. Se non l'avete potete utilizzare lo stampo che vi ritrovate, purché sia in silicone, oppure anche uno stampo da plum cake, ma anch'esso in silicone, così è molto più facile poi sformarlo. Una volta riempite tutte le impronte ho messo un pochettino di frutti di bosco nella parte centrale, con la forchetta ho fatto la variegatura e ho sbattuto più volte lo stampo sopra il piano di lavoro in maniera tale che il composto proprio riempisse l'incavo, perché essendo una forma un po' particolare serve che proprio il composto arrivi proprio in tutti gli anfratti di questa formina. Fatto questo ho sbattuto nuovamente lo stampo sul piano di lavoro per rendermi conto se effettivamente c'erano degli spazi un po' vuoti. Ho aggiunto dove serviva un altro pochettino di composto, ho lisciato bene con una spatola per togliere, proprio per uniformare il tutto e per togliere l'eccesso, e ho messo in congelatore lo stampo per 12 ore. Potete tenerlo 12 ore, 24 ore, l'importante è che sia perfettamente congelato, altrimenti fate fatica a sformare i dolcetti. Qualunque stampo utilizzate è meglio che il semifreddo sia perfettamente congelato, quindi meno di 12 ore direi di no. L'ho messo in congelatore per 12 ore e l'indomani ho terminato la preparazione, quindi considerate sempre di fare il tutto il giorno prima. Ho allargato un pochettino lo stampo in silicone e poi con un pochettino di pazienza ho sformato le mie porzioni di semifreddo. Potete fare come ho fatto io, cioè sformare il semifreddo direttamente sul piattino così lo si tocca il meno possibile, oppure sformarlo in maniera tradizionale. Il problema è che con il caldo che fa, benché io abbia i guanti, più lo manipolavo e più praticamente il semifreddo si scioglieva, perché c'era veramente tanto caldo. Quindi fate questa operazione rapidamente. Se vedete che inizia ad ammorbidire troppo, rimettete lo stampo in congelatore e continuate dopo. E comunque dovete sformare solo quelle che andrete a consumare. Ho riempito l'incavo con i frutti di bosco che sono rimasti, una fogliolina di menta, e voilà, il dolce è pronto. Io per motivi di video e di foto ho rimesso i dolcetti in congelatore, quindi si sono congelati pure i frutti di bosco, ma questo voi non fatelo. Staccate dallo stampo le porzioni che dovete consumare, le decorate con i frutti di bosco, la fogliolina, e consumate direttamente il vostro semifreddo. È veramente delizioso, molto fresco, molto buono. Provateci, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, alla prossima ricetta gluten free. Ciao!